Parliamo un attimino di una cosa che molti hanno sulla bocca, ma non sanno che cos'è. Cerchiamo di spiegare un attimino in modo breve, perché se no stiamo qua ore e giorni per spiegare questa cosa, però in modo che sia chiaro che cos'è la rilevanza e perché bisogna rispettarla. Noi adesso forse probabilmente andiamo in vacanza, no, qualcuno di voi chiuderà il negozio e di conseguenza dovete sapere che cosa succede quando uno chiude il negozio. Parliamo di oggetti multipli, vale a dire di persone di coloro i quali vendono degli oggetti con quantità multipla, perciò, vivono in una la loro attività si sviluppa con una rilevanza non definita base, ma è top. Non vi so spiegare questa cosa qui perché se no perdiamo tempo, ma chi ha degli oggetti multipli ha il vantaggio che la rilevanza top farà salire il posizionamento del prodotto man mano il prodotto viene venduto. In fase iniziale il prodotto non viene spinto in alto perché non ci sono vendite, viene solamente spinto in alto per un quality score, un'inserzione fatta bene. Dopodiché tu hai delle vendite, il tuo prodotto inizierà a salire, il posizionamento verrà dettato dalla frequenza di vendita, non dalla storicità delle vendite. Nel senso, hai venduto 300 prodotti, in 2 anni ne vendi 1 una volta ogni tanto, non ti meriti la rilevanza, non ti meriti i posizionamenti alti. Te li meriti se durante la settimana, ogni giorno della settimana, hai venduto abbastanza prodotti rispetto a chi come te sta vendendo lo stesso prodotto, okay? Perciò la tua rilevanza salirà man mano che i tuoi prodotti vengono venduti e di conseguenza si sarà creato anche uno storico che per la piattaforma farà posizionare il tuo prodotto in una determinata posizione perché hai venduto tanto. Okay, andiamo in ferie, chiudiamo il negozio. Mh. O quantomeno rendiamo invisibili i nostri prodotti. Siamo assenti per ferie, di conseguenza stoppiamo la vendita di questo prodotto. Questi, tutti, okay? Cosa succede effettivamente? Questo crea dei grossi problemi. Attenzione, poi andiamo alla conclusione, Crea dei grossi problemi perché? Perché io in un certo senso dico alla piattaforma: "Non voglio più essere rilevante." In un certo senso. No, effettivamente sono in ferie, chiudo il negozio. Ma questo cosa andrà a causare? Andrà a causare che intanto non vendo più. Intanto la mia rilevanza non sarà più aggiornata perché non sto vendendo più. Intanto i miei competitor che continueranno a vendere perché non hanno reso invisibile il negozio, perché nel periodo in cui sono in ferie loro non sono in ferie, assumeranno rilevanza e io no. Di conseguenza cosa succede? Nel momento in cui io rientro e riattivo il mio prodotto, ci vorranno all'incirca dai 30 ai 40 giorni prima che il prodotto riassuma un posizionamento. Questo sempre se nel frattempo i tuoi competitor hanno venduto poco quanto avresti dovuto vendere tu. No, quanto hai venduto tu, okay? Nel senso, sono in ferie, riattiviamo il negozio, più o meno siamo lì. Sono in ferie, gli altri non sono in ferie, riattivo il negozio, io sarò completamente giù. Perché gli altri hanno preso rilevanza. Nel momento in cui io sono in ferie, decido di non prenderla più. Okay. Questo per farvi capire, ad esempio, una cosa normalissima e banale, che nel momento in cui la mia frequenza di vendita va a diminuire, il mio posizionamento cambia. Perciò la mia rilevanza è fondamentale. Sapere quanto io sono rilevante è fondamentale per non far morire il prodotto, perché per me quel prodotto è importante, un prodotto che mi porta a una vendita al giorno, faccio un esempio. Per, determinare un mio posizionamento e una mia visibilità all'interno delle piattaforme, con quel prodotto e anche con altri, okay?
non fate determinati errori sulla rilevanza, che principalmente sono questi: 1, se andate in ferie, decidete, o più che altro, siate coscienti che se stoppate il negozio perdete tutta la rilevanza accumulata fino a quel momento. Non dico che uno non deve andare in ferie, ovvio, però deve esser cosciente di questa cosa. Esempio è questo: vado in ferie dall'1 agosto al 15 agosto, metto il negozio invisibile, metto gli oggetti invisibili, non ho il negozio, chiudo tutto, faccio l'esempio, non rendo più visibili determinati prodotti perché sono in ferie, cosa succede? Rientro e non otterrò la stessa frequenza di vendita che avevo prima di, chiudere l'inserzione. Questo è poco ma sicuro. Quanto tempo ci vorrà? All'incirca 30 giorni, forse, forse. Okay? Altro caso. Sto vendendo forte, all'improvviso termino i prodotti e chiudo l'inserzione. Dopo 15 giorni riattivo l'inserzione, non otterrò gli stessi risultati che avevo prima, perché nel frattempo qualcuno ha scavalcato la mia rilevanza. Altro esempio, sempre sulla rilevanza. Sto vendendo bene, sto vendendo forte, tocco il titolo. La mia rilevanza cambia completamente. Okay, perciò nel primo caso, visto che siamo in una situazione di ferie, la cosa migliore che potete fare è non rendere invisibili gli oggetti, ma renderli ancora visibili, mettendo che tu sei in ferie, comunichi che sei in ferie, ma facendo in modo che in tal caso qualcosa può esser venduto, debba essere gestito dopo. Perciò allungo i tempi di spedizione. Questo per non aver problema col DSR, okay? È una normale procedura che io dico e ripeto ogni anno prima di Natale e durante le ferie di agosto, perché voglio che queste cose siano ben chiare. Perché sulla base di tutto la rilevanza, okay? È sulla base di, cioè, se io ho un'attività commerciale che sta andando bene e che c'ho una determinata frequenza di vendita, se interrompo questa frequenza di vendita per mancanza prodotto, perché chiudo il negozio, mi devo aspettare che la mia frequenza di vendita non sia uguale al rientro o non sia uguale al momento in cui ristabilizzo il quantitativo dell'oggetto, okay? Perciò la rilevanza è fondamentale per mantenersi costanti nel mercato. Questo è poco ma sicuro. Ci sono varie soluzioni per evitare di non perdere la rilevanza quando ci sono situazioni ingestibili, ferie, perciò lungo i tempi, o quando non ho più disponibile il prodotto e quello lo sapete già, aumento il prezzo, lo metto a un prezzo elevato e rimarrà nel mercato, però giustamente non può rimanere 20 giorni a 1.000 € perché intanto gli altri continueranno a vendere. È un non ti faccio sparire dalla piattaforma per poi ripartire con l'algoritmo, ma rimango ancora nella piattaforma con un prezzo elevato, nessuno compra, è ovvio che prima o poi devo andare a cambiare il prezzo e ripristinare il prodotto, perché se no anche lì tempo 4, 5, 10 giorni, la rilevanza la perdo completamente. Okay? Questo è un argomento che voglio riprendere e che riprenderò ogni volta perché molti mi chiedono nel momento in cui devono andare in vacanza come fanno a non perdere tutto il lavoro fatto fino adesso. Ad esempio, c'è un ragazzo che fa una call con me al mese dopo aver fatto la masterclass e lui adesso si sposa, forse è anche presente anche oggi, boh. Si sposa e sta via 1 mese fra una cosa e l'altra, anzi si è sposato e deve fare il viaggio di nozze e sta via 1 mese. E proprio adesso che la sua attività era incrementata del 35%, sta andando tutto bene, è costretto in un certo senso a dover chiudere il negozio, però siamo arrivati alla conclusione che non andrà a chiudere il negozio, perché
è veramente un peccato chiudere il negozio e rendere invisibili gli oggetti in questo momento della sua attività, anche perché non ha un calo eccessivo verso fine luglio e la prima settimana di agosto. Se ci fosse già il calo, dici: "Vabbè già c'è un calo, pazienza". No, non c'ha un calo. Normale, tranquillo, perciò anche lì la decisione è stata quella di mettere il negozio in ferie, rendere gli oggetti visibili e aumentare i tempi di spedizione, cioè di imballaggio, okay, fare in modo di andare a gestire questa cosa. Ricordatevi che per voi la rilevanza deve essere la base, deve essere proprio il vostro must, sia che state vendendo un oggetto sia che state vendendo un oggetto in quantità singola e sia che state vendendo un oggetto in quantità multipla. La singola è un po' più gestibile, cioè mettiamola così, la rilevanza spesso e volentieri è meglio andarla a rigenerare se l'oggetto non è stato venduto. Perciò, in un certo senso, gli oggetti usati o quantomeno gli oggetti a quantità singola, 1 e poi si chiude, in un certo senso potrei anche, come posso dire, potrei anche chiudere, okay, potrei anche chiudere, tranne se non ho dei posizionamenti veramente ottimi dove questo prodotto è stato lanciato e da 15 giorni in piedi e sta avendo molte visualizzazioni, impressioni, proposte d'acquisto, allora a quel punto dici: "Cavolo, sono arrivato fin qua e ora lo devo stoppare, mi dispiacerebbe." Però in certo senso per gli oggetti singoli si potrebbe anche fare, okay. Per gli oggetti multipli invece, se dovete prendere la decisione di stoppare tutto, ragionateci un attimo sopra. Ve lo dico sinceramente, perché poi quando rientrate sappiate che dovete ricominciare da capo, mentre troverete altri che forse hanno accelerato, cioè cosa succede al rientro? Cosa potrebbe succedere? Voi fate 10 normalmente prima delle ferie, rientrate e fate 1. Perché il vostro competitor, che forse era alla pari vostra o forse era inferiore rispetto a voi, nel periodo in cui voi avete chiuso, forse lui è rimasto aperto. O quantomeno 3 giorni prima, sto sparando, 3 giorni prima che voi rientraste, lui era ancora attivo, ha venduto, ha aumentato la frequenza e quando rientrate lui è sopra di voi. E se lui ha fatto una frequenza elevata, rispetto a voi, ovvio, perché voi eravate chiusi, questo porterà a lui di scavalcarvi completamente. Ci vorrà del tempo prima di dover, riprendere il flusso, sperando che lo si riprenda, okay, perché può anche succedere che si perde completamente la rilevanza. Dipende dalla frequenza di cosa stanno facendo gli altri. Questo è perciò quando si parla di rilevanza bisogna parlare anche sempre di frequenze di vendita, okay, perché la vostra rilevanza può essere: "Ah, mi cerco su eBay, sono in prima posizione." No, non è quello. Andate in anonimo, verificate dove siete, controllate i vostri competitor che sono posizionati all'incirca dove siete posizionati voi, in organico, non in sponsorizzato, e andate a vedere quanti oggetti vendono giornalmente. Se la frequenza del vostro competitor è più o meno uguale alla vostra, perfetto. Se la frequenza del vostro competitor è più alta, là bisogna fare in modo di raggiungere almeno o superare la sua. Questo è la regola base. Io so che se il mio competitor fa 20 pezzi al giorno, il mio obiettivo è 20. Fino a quando non raggiungo quello, non mi posso permettere poi di attuare strategie di abbassare le sponsorizzate, metterle al 2, fare degli A/B test. Ci sono tante cose che vengono dopo, però sulla base della rilevanza c'è sempre la frequenza. La frequenza che non è, attenzione, importante, non è una frequenza, di quantità di oggetti venduti nel totale, ma è una frequenza di quantità di oggetti venduti nell'arco delle ultime 24 ore. L'ho sempre detto e lo ripeterò fino alla nausea, okay?
cioè l'algoritmo si aggiorna ogni 24 ore, cioè l'algoritmo, il posizionamento del vostro oggetto si aggiornerà ogni 24 ore, okay? Perciò più vendete e più salite. Se oggi fate un certo numero di vendite che secondo voi sono molto elevate, non vi aspettate di vedere un posizionamento che sale oggi, ve lo dovete aspettare domani, sempre se il vostro numero di oggetti venduti è maggiore rispetto al vostro competitor. Attenzione, maggiore e recente, chiaro? Perché succede anche questo. Ci sono 2 parametri da tener presente: la quantità e il il tempo recente. Vi faccio l'esempio, okay? Questa mattina io vendo 2 pezzi alle 10, 2 pezzi alle 12 e 2 pezzi alle 15. Stop. Il mio competitor vende 2 pezzi alle 11, 1 pezzo alle 12, 3 pezzi alle 18. Lui sarà più rilevante di me. Chiaro? Perché la sua frequenza nel tempo, quantitativo è più o meno uguale, ma gli ultimi venduti sono più recenti rispetto a me, lui sarà più rilevante. Ma attenzione, parliamo di forse un posizionamento, più o meno poi se cambia parola chiave è probabile che io mi sposto, l'importante è essere lì, non essere lui in prima posizione o quantomeno in organico e posizionato bene e io sono in quarta pagina. Là non va bene, ovvio. Cioè ci sono tutti questi parametri da tener presente. L'importante è vendere in continuazione, con un certa cioè che poi vendere in continuazione è relativo, che può essere per un determinato prodotto io ho una vendita giornaliera, 10 vendite giornaliere e per un determinato prodotto ho una vendita al giorno, ma sono sempre il migliore rilevante, perché quel prodotto porta quella frequenza. Esempio, una cover di iPhone da 1 € ha una frequenza molto più alta rispetto a un telefono iPhone. Ovvio, quella ce n'ha 100 al giorno, questo ce n'ha 1 ogni 2 giorni. Chiaro, no? Però sono sempre rilevante perché la media delle vendite di questo oggetto è quella. Mh? Importante 'sta cosa qui. Ehm Perciò tenete conto di queste variabili che ci sono e sappiate che esistono, specialmente quando al rientro dalle ferie dici: ma che cavolo, come mai?" Perché succede ogni anno, sempre i soliti che arrivano: ma perché settembre?" Perché hai chiuso per 15 giorni e la tua rilevanza si è abbassata. Perché settembre è anche un periodo ehm, dove si torna dopo aver speso dei soldi in vacanza e quando si rientra bisogna spendere altri soldi per i libri. Perciò metti che hai chiuso, che hai perso rilevanza e che settembre è un periodo un po' così. Ci sta, okay, ma non sapere nemmeno il motivo per il quale, dopo che tu non hai chiuso a settembre, ma hai chiuso a maggio per una settimana, rientri, non ti vedi le stesse vendite, dici: che è successo?" Hai perso rilevanza, okay? Cioè se le vostre ferie sono brevi, io tranquillamente lascio il negozio attivo. Metto la messaggistica automatica, metto il fatto che sono in ferie, allungo i tempi di spedizione e sto tranquillo. DSR non me lo rovinano, perché spedizione e imballaggi io ho messo 10 giorni e sono quei giorni che io non ci sono, perciò sono coperto. La mia visibilità rimane e non ho nessun tipo di problema. Poi t'arriverà il cliente che ti dice: "Okay, ho acquistato perché non spedisci?" E tu gli devi dire: "Guarda, non hai visto, ma io sono in ferie." "Ah, scusa, non avevo visto." Se hai fretta ti faccio il rimborso, se no aspetti che rientro. E a quel punto tu sei coperto, hai continuato ad avere una buona frequenza e via. Certo, qualcuno leggerà e qualcuno eviterà anche di comprare, ma al 90% non leggono nemmeno. È sempre così. Se qualcuno mi dice che leggono la descrizione, io lo porto a mangiare una bella pizza e gliela offro anche io, okay?
siccome non leggono la descrizione, non leggeranno nemmeno il fatto che poi non è che eBay abbia migliorato questo aspetto della comunicazione di quando tu sei assente, è molto piccolo, non si vede. Vabbè, ma poi comunque non leggono. Guardano l'immagine, cliccano e via. Volevo fare questa cosa sulla rilevanza perché ogni anno succedono sempre le stesse storie. Sempre le stesse storie. Cioè c'è, e qui ancora peggio perché è un mio corsista, a dicembre è successo che lui ha chiuso una settimana, ehm, ha dovuto chiudere perché era impossibilitato, non è che era in vacanza, era proprio impossibilitato. Però è un conto chiudere e non sapere cosa si sta facendo, chiudere e sapere quello che si sta facendo. In poche parole lui aveva, ehm, una decina di prodotti posizionati nel settore automotive in una nicchia che stava tirando forte e stavamo facendo risollevare un negozio in maniera importante. Involontariamente lui non sapeva, non mi ha chiesto, ha disattivato completamente tutto il negozio e reso invisibile. Ragazzi, quei prodotti non sono più ripartiti. Non sono più ripartiti. Li abbiamo dovuti abbattere e farne altri completamente nuovi. Non sono più ripartiti. Perché? Perché in quel settore, nel momento in cui ci entri e hai una buona frequenza, diventa oro. Quelle inserzioni diventano oro e bisogna controllarle, tenerle a bado, le quantità non si devono mai chiudere. Là purtroppo e non l'abbiamo più recuperato, non le abbiamo più recuperate. Abbiamo studiato, fatto un'altra strategia, abbiamo fatto dei cloni differenti con altre tipologie di titoli e foto e piano piano ci siamo ripresi, ma non su quei prodotti. Abbiamo compensato con altri, ma quei prodotti là non li abbiamo più presi. Nulla da fare, non c'è stato nulla da fare. Abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo dovuto optare per un'altra strategia e mollare quella carta vincente che avevamo. Perciò fate molta attenzione nel momento in cui decidete di interrompere una vendita, modificare i titoli, chiudere il negozio per ferie. Non è, cioè, attenzione, non è che vi metto l'ansia, ah, non dovete andare in ferie, non vi sto dicendo questo, assolutamente. Poi uno prende le sue decisioni, però è meglio sapere cosa accade dopo e poi uno di conseguenza agisce. Non saperlo, poi dici: "Cavolo, se lo sapevo prima, ora lo sai". Okay? Come ti devi comportare. Ehm, questo è il diciamo, è la come posso dire, è proprio il on-off della rilevanza. On-off della rilevanza è questo. Poi ci sono altre situazioni, dei piccoli cortocircuiti della rilevanza che possono essere: vado a cambiare la descrizione, vado a modificare bruscamente il prezzo, o vado a parto con una sponsorizzata da matto e poi la porto di colpo al 2%. No, io molti usano il 2% perché statisticamente è quello che sta funzionando bene in determinate categorie, ma non è che lo faccio così alla cazzo. Cioè scusatemi, prima c'è un ragionamento dietro, però se all'improvviso faccio metto il 13 perché EVE mi consiglia il 13, metto un prezzo molto competitivo, inizio a vendere, faccio 2 vendite, prendo, abbasso il prezzo, anzi alzo di nuovo il prezzo e diminuisco la sponsorizzata, così all'improvviso di colpo tutti avrebbero uno shock e l'algoritmo ne risente, di conseguenza quello sbilancia completamente i risultati, troppo bruschi e improvvisi, okay? Troppo bruschi e improvvisi. Ricordatevi una cosa, che qualsiasi azione andate a fare si ripercuote all'incirca dopo 30 giorni, okay? Come il ti tolgono l'affidabilità top perché il tuo DSR si è abbassato,
inizierai a percepire i primi cambiamenti dopo un circa 30 giorni, sempre perché l'algoritmo si muove su base 30 giorni. Punto. Okay? È legge. Questa è legge. Fai una modifica sulle sponsorizzate in modo brusco, non te ne rendi subito conto, ci vogliono in circa 30 giorni. Al 30° giorno vedrai proprio che dal momento in cui tu hai attuato quella strategia senza criterio, senza facciamolo un po' con un po' di testa, no, così boom, vedrai un picco continuativo, okay, fino a poi una stabilità che sarà più bassa rispetto a quella di prima, ovvio. Questo non dico che dovete tenere le sponsorizzate elevate, non è questo, ma dico che qualsiasi cosa che andate a fare su prezzo, titolo, visibilità, impressioni, specifiche tecniche, descrizione, fatele con criterio, perché possono spezzare la rilevanza, okay, e di conseguenza abbassate il numero della frequenza delle vendite. Esempio, è successo tempo fa che, abbiamo fatto un test su una categoria merceologica che sono, computer rigenerati, una persona che sta facendo un percorso, in quella categoria merceologica portare le sponsorizzate al di sotto del 5% è un po' difficile, okay? Perciò là bisogna utilizzare altre strategie assolutamente sul posizionamento, ehm, e là era successo che eravamo, partiti da una sponsorizzata molto più alta, eravamo scesi troppo bruscamente e là ne abbiamo risentito un po'. Cioè, era stato fatto giusto tutto il processo, ma i punti che abbiamo abbassato erano stati troppo bruschi. Solitamente bisogna fare un 20% come Facebook Ad, come consiglia Facebook Ad, non c'entra niente, però per chi sa di cosa sto parlando, un 20%, okay? Hai 10, 8, vai a 8. Se vuoi farlo programmato, te lo programmi, te lo scaglioni durante l'arco del tempo e quel 20% lo puoi anche diluire. Questo perché non dovete proprio far cose brusche. Chiudo il negozio, è una cosa proprio brusca, proprio come spezzi le gambe, cambi un titolo, cavolo, togli qualcosa nelle specifiche tecniche e descrizione, no, non si fa, si aggiunge. Anche lì, bam, di colpo, okay? Perciò fate molta attenzione a questa roba qui, specialmente chi ha deciso di andare in ferie. Chi è che di voi vi va in ferie quest'anno? Aspetta, guardo un po' le Antonio Donzella, costo, il corso standard, ma cioè non c'è Antonio, non c'è nessun corso standard. C'è stato un percorso, ma si è chiuso adesso. Settembre forse riapriamo i Bay School, adesso non lo sappiamo ancora. Io non ho soldi, anzi, cosa c'entra? Vabbè, sì, infatti è vero, ma se alcuni venditori lanciano un negozio aperto, ma viene scritto che sono in ferie, quindi invieranno prodotto dopo tale data. Io faccio eh sì, per forza. Cioè, per forza, non è per forza. Però se conosci bene il meccanismo, sai che devi fare così. Assolutamente, okay, perché se no, casino, ti ammazzi proprio. Cioè, ci ho impiegato 2 mesi a entrare nel settore toner per le stampanti 1220 dell'HP, vado in ferie e blocco completamente le vendite. No, caspita. Ci ho impiegato 3 mesi per entrare, per avere quella frequenza, ho ordinato i prodotti, c'ho un magazzino, ho investito tempo e denaro, ho fatto varie prove, poi uno fa le proprie scelte. Però io vi avviso su questa cosa qui, che è importante. Oggetti usati, vabbè pazienza, succede nulla, ma oggetti nuovi con
con frequenza di vendita già assodata e con oggetti multipli, pensateci 2 volte. Ehm, Poi uno, per dire, un ragazzo che adesso, sto seguendo in Elite, ehm, va in ferie. Okay, siamo rimasti d'accordo che aumentiamo i tempi di spedizione di 20 giorni, punto. Però il negozio è ancora attivo. Metterà il messaggio, risponderà, delega a qualcuno, perché purtroppo se uno dice: "Sì, ma io vado a Cuba non c'è manco internet", faccio esempio, no, delega a qualcuno. Se no poi dici: "Vabbè, boh, mi prendo la mia, so cosa vado incontro, so a cosa vado incontro". Poi ci sono anche categorie merceologiche dove ti puoi permettere di fare questa cosa perché comunque chiuso o aperto e nel periodo in cui tu vai in ferie non cambierebbe nulla. Questo perché è quella categoria merceologica. Chiaro, no? P non ho capito Edoardo cosa dici. Io non ho i soldi, Az. Di che per che cosa? Non Quanti di voi chiuderanno? Quelli che sono presenti? O quanti di voi adotteranno questo sistema, visto che forse lo sanno già, di andare a lasciare gli oggetti in negozio attivo? Chiesto? Ah, okay. Okay, adesso ho capito la okay, perfetto. Allora no, aperto, okay. Bazar della bellezza, mi hai chiesto che noi andiamo in ferie per quello, okay. Io devo essere sincero, non ho mai chiuso e faccio l'esempio, coloro i quali sono in Elite, nessuno chiude, nessuno chiude, okay. Poi proprio perché sì, abbiamo fatto un mazzo per arrivare lì. Poi quando la struttura o quando c'è la certezza di poter recuperare, fai quello che vuoi. Però quando, i numeri sono bassi, faccio l'esempio, ma no, ma anche perché loro vanno bene, perciò non è quello il discorso di esser bassi, proprio rompimento di scatole di non perdere tutto quello fatto fino adesso. Quello è poco ma sicuro. No, adesso al momento non c'è niente. A settembre molto probabilmente riapriamo il percorso eBay School che dura 1 anno. Perciò faremo delle live. Adesso vediamo. L'abbiamo fatto 2, 3 anni fa ed è stato molto interessante, eravamo una sessantina e c'era anche Edoardo, c'era dentro. È stato bello e forse lo ripetiamo a settembre. Adesso vediamo, vediamo un po' di riorganizzare tutto, perché comunque è un lavoro impegnativo. Ehm, Ci saranno delle call ogni 15 giorni, più avrete dei percorsi formativi da vedervi, ogni 15 giorni ci saranno il confronto con me. Perciò ci saranno delle call di gruppo mentre studiate. Questo è il miglior percorso, perché comunque poi con la mia presenza, mhmm, posso anche andare a interagire con le persone, di conseguenza questo è il miglior, cioè se c'è la mia presenza alla fine, le cose cambiano, si sa. Però per me è impegnativo, perché comunque non è che faccio solamente questo. Vediamo se a settembre-ottobre riusciamo a rimetterlo in piedi e se possiamo e se riparte questo progetto, perché comunque è un po' tosta. L'altra cosa è, ehm, beh, il vantaggio di questa cosa qui comunque sempre il fatto che si ha a che fare con me e con altre persone, di conseguenza c'è sempre un confronto.
Ah, okay, vedi. Poi sono tutte registrate, ehm, no, è stato un bel progetto, m'è piaciuto tanto. Poi l'abbiamo è finito, poi nel frattempo avevamo altre cose da fare, non l'abbiamo riaperto, però siccome è la strada migliore per non Antonio Donzella non si sa, non si sa, però tieni presente, forse ci sarà un canone mensile di qualcosa, boh, non lo sappiamo. All'epoca Edoardo spendeva 97 € al mese, c'erano call con me ogni 15 giorni, più le lezioni, perché comunque le call erano un: "Okay, abbiamo fatto la lezione, che problemi ci sono?" E perciò poi c'era anche chi mi faceva vedere l'inserzione, c'era chi aveva quel problema, c'era chi: "Non ho capito quella cosa." Perciò in presa diretta, poi non ci sei, te la vai a rivedere, okay? C'era è stato molto interessante. Aspetta, vediamo se vi faccio vedere una cosa, vediamo se riesco, eh. A me è piaciuto come esperienza, anche perché poi ci son state molte realtà che sono esplose in eBay, e non è il percorso avanzato questo, era perciò già da quello comunque si era ottenuto degli ottimi risultati. Ma sì, sempre perché ci sono io alla fine. Vediamo un po', eccolo qua, eBay School, vi faccio vedere le lezioni. Vi faccio vedere 'sta cosa qua, dai. Togliamo questo, vi condivido lo schermo. Ma non ho no, boh, non lo so. Oggi le l'informatica va contro di me oggi. Consenti, eBay School. Okay, e qui c'eravamo tutti. C'era questa era la prima live, dove ho spiegato un po' di roba, certo, qui c'è il grafico. Eccoci qua, quanti eravamo? Vediamo. Un botto. Questo è il 20, eccoci qua. Cioè dovrebbe essere lui Edoardo credo, forse è questo qui, adesso non mi ricordo. Sì, c'era Carlotta, c'era coso, poi questa era l'altra, questo ragazzo qua faceva automotive, me lo ricordo, perfetto. Qui Donnici. È stato Puleo era questo. Abbiamo fatto una bella cosa, ma vediamo se la ripetiamo dai, perché no? Sarebbe anche interessante, visto che questa cosa qui ha aiutato molti imprenditori. È durata fino a durata fino a un 11 2023. Siamo partiti a 11 2021, 2 anni, quasi 2 anni di Bay School. Wow. È durata tanto poi. Vabbè, poi, si è andati anche su altri argomenti, perciò si è continuato con Q&A e altri ragionamenti sulla ottimizzazione, okay. Sì, sono io, okay. Bello, allora perché, Antonio, perché vendo solo un prodotto su 90 prodotti? Perché è quello che è più interessante. Gli altri forse fanno schifo. Detto così. Vedi cos'è che ha funzionato in questo e vedi, cioè, cioè così è proprio l'ABC del se gli altri non vendono, verifica prima se effettivamente c'è qualcuno che li sta vendendo, punto primo. Perciò dovevo sapere già in anticipo quanto mi dovevo aspettare di vendite. Okay. Effettivamente c'è qualcuno che li sta vendendo, gli porti il problema: "Perché non li vendo?"
e vai a analizzare come è costruito l'inserzione e il tuo posizionamento, okay? Però non questa sembra la domanda, attenzione Don Ze Antonio, non voglio offendere, la domanda di quello che ha inserito i prodotti e dice: "Vabbè, perché non sto vendendo?" Così. In realtà ci sarebbe un attimino da ragionarci dietro, ma indipendentemente da Max Maggio, indipendentemente da un percorso formativo, indipendentemente da qualsiasi cosa, è importante che capiate che dovete un attimino metterci la testa su eBay, ma su qualsiasi cosa, okay? La frequenza di questo prodotto è giusto. Cosa intendi è giusto? Cosa intendi che è giusto? Fammi capire da quale ragionamento stai arrivando e vediamo se posso aiutarti, okay? Io direi che non è giusta nessuna frequenza perché, è in linea. Forse è un modo di dire differente dal mio? Okay, va bene, è in linea. Fate ricerche su come con Therapic. Okay, perfetto. E questo è quello là che va bene hai detto, giusto? Perfetto. E gli altri? Perché non vanno bene? Mi raccomando quanto a proposito, questa è una cosa vabbè, poi ve la dirò. Ehm, fammi capire Antonio dai, che poi oggi chiudo un po' prima perché ho una call. Ah, M2M ha iniziato così, okay. Molti caricati ho scoperto che non si vendono. Okay, fantastico. Non non c'è richiesta. Wow. Ah, che bello. Che bello okay. Buona, non c'è richiesta. Devi vendere ciò che il mercato vuole, non ciò che vuoi vendere tu. Dovete fare analisi di mercato e puntare solo dove c'è bisogno di puntare. Il resto non va. Se non va è inutile. Poi se ci sono altre piattaforme dove questo va, andate in altre piattaforme, perché su eBay determinate cose vanno, su altre no. Non c'è richiesta, quindi su 100 prodotti ho metà catalogo. Okay, perfetto. Questo è il ragionamento giusto. E devi sapere fin dove puoi arrivare comunque, eh. Non vi aspettate sempre grandi miracoli, perché comunque se il mercato mi dice 50, potrò far 70 perché divento forte, perché ottimizzo, perché quello sì, poco ma sicuro, però le mie aspettative non devono essere non oltre, okay? Pochissimi casi ho visto situazioni dove il mercato dice 50 e noi abbiamo fatto 100, perché abbiamo fatto dei ragionamenti che non erano soltanto un lavoro, fatto sulla piattaforma e basta. C'era anche un'ottimizzazione SEO per quanto riguarda, traffico esterno. Perciò abbiamo deciso di portarci del traffico esterno a eBay, dentro eBay tramite un lavoro sul template e altre cose. Ma è quello che ce l'ha portato, perché se era soltanto per il traffico interno della piattaforma, sì avremmo fatto un 10% in più, un 20 rispetto al top. Ma poi c'è stato dei ragionamenti, perché ho detto: "Cavolo, ma c'è comunque traffico esterno, ci sono risultati e perché non andarcelo a prendere?" E allora sì. Tanto che in alcuni casi è successo che alcuni prodotti che non erano per niente importanti su eBay, lo sono diventati. Ci sono 2 case study che possono confermare questa cosa qui. Ehm, però bisogna sempre tener presente di quali sono i dati di base, okay? Non aver dati e sperare qualcosa, no. Avere qualche riferimento, che può essere interno o esterno,
può sicuramente aiutare, però parto prima da un riferimento Therapy. Voglio fare qualcosa di più, posso trarre del vantaggio esterno sapendo quali sono i dati esterni che devo prendere in considerazione, se no okay. Ettore Mallardo. Alcuni seguono quantità esaurita e questi oggetti non verranno riforniti. Eh, no, puoi sfruttare la rilevanza, devi farlo prima però. Nel senso che comunque se tu la tecnica di cambiare le foto con oggetto simile si può fare, ma non devi cambiare nulla, devi solamente cambiare le foto. E allora posso sfruttarla questa cosa. Sfrutto la rilevanza passata di un prodotto, se non c'è agganciato una scheda e tutto, bisogna farlo in anticipo questo ragionamento e dire: "Okay, io lo finirò, mi preparo per poi sostituirlo con questo che è simile." Se lo fai in anticipo sì. Se invece è in corsa, tanto si è chiuso, non va bene. Ehm, devo modificare qualcosa, non va bene, okay? L'esempio è libro giallo di Agatha Christie, punto. Ne hai uno che è il Viaggio nel Nilo, ne hai un altro che è Pippo Pippo va in vacanza. In generale il tuo titolo era sempre Agatha Christie, punto. Allora là sì che puoi andare a sostituire la cosa, okay? Visto che alcune sì, solo le foto, sono 2 giorni che sono esaurite nel sì, solo le foto, allora sì, puoi andarle a sfruttare. Assolutamente sì. Ovvio, se hai dei dati differenti, mhmm, forse perché il prodotto è un po' diverso, okay, vabbè questo poi si vedrà, però andarla a sfruttare, perché no. Antonio mi dice: "Voglio riuscire ad arrivare a fare 10 spedizioni al giorno." Lo spero per te Antonio. Però come dicevo una mia persona che conosco bene, mi diceva: "Attenzione che perseverare è diabolico." Se non c'è spazio, o quantomeno non non ci sono volumi in questa categoria merceologica, ti conviene spostarti da qualche altra parte per ottenere questi tuoi 10 spedizioni al giorno, che sono secondo me anche poche. Dovete optare per 500 al giorno ragazzi, non per 10. Va bene, partiamo dal basso. È come per dire: iniziamo prima a spedire, poi pensiamo anzi, iniziamo prima a vendere, poi pensiamo a spedire, perché ci sono molti che dicono: "Ah, io non vendo perché" anzi, "non ho ancora inserito il mio prodotto perché non so, capisco le spedizioni." Ma cazzo, ma mettilo, poi ci pensi, vai alla posta. Ma non ho sentito uno così, ma ne ho sentito un bel po'. Salve Vincenzo, ciao Vincenzo. Ho un negozio fisico, esiste un corso per partire da zero con l'apertura di un negozio su eBay? No, non esiste un corso dove io ti spiego come aprire un negozio su eBay. Non ho mai fatto un corso simile e non lo farò mai, perché mi sembra di prendervi per il culo. Perché? Perché ci sono tutte le informazioni su internet. Mentre se vuoi capire come funziona invece l'aumento della vendita o inserire i nuovi prodotti per essere subito forte, esistono dei corsi, certo, però IMO. Però apri il negozio, fai quello che devi fare, impara a fare le prime inserzioni e poi quando hai fatto le tue prime esperienze e hai voglia di crescere, anche perché in fase iniziale ti dirò parti, inizierai a vedere le prime vendite e dici perché mi servirebbe max maggio e questo è poco ma sicuro. Dopo 6 mesi, un annetto, 2, arriverai e dici però cavolo io sono fermo a 2000, vorrei aumentare il fatturato, allora a quel punto max maggio è la strada che la maggior parte prende. Account nuovi, account anche da 100.000. Ok?
Aspetta un attimo, m'ha risposto anche. Oppure nelle istruzioni minime per Vincenzo, vai su Google, YouTube, come aprire un negozio eBay e trovi miriade di tutorial di come aprirli. Però attenzione, è un consiglio che ti do. Non serve aprire un negozio eBay, non serve. Mettere un account, sistemare le non serve assolutamente a nulla. Tu apriti un account privato e fai questa cosa e non ci vuole nulla. Ti iscrivi e è fatto. Inizia a inserire le prime inserzioni. M'hai detto che c'hai un'azienda, se non erro, o un negozio fisico, perfetto. Tutte le persone che hanno fatto i miei percorsi la maggior parte sono imprenditori, hanno un negozio fisico. Parti da account privato, ok? Crea la tua prima inserzione, aggancia tutti i mezzi di pagamento, ti chiederanno il bonifico, quello e quell'altro. Parti con la tua prima inserzione e vedi cosa succede. Okay? Non aprire il negozio perché non c'è bisogno in fase iniziale, spenderesti dei soldi che è meglio spenderli dopo, quando okay, parto, perfetto, so quello che devo fare, okay? Che costa 40 e qualcosa, non parliamo di anzi adesso costa 24,95 stavo vedendo prima. Ehm, Però parti così, in modo tranquillo, ti fai le tue prime iscrizioni, capisci il tempo che ci devi impiegare per creare le inserzioni, le fotografie, su e giù e qui e là. Vorresti, se all'inizio lanciare i tuoi primi prodotti, sarai eccitato di averlo lanciato, poi arriverà il momento di depressione perché vedrai che nessuno te lo sta comprando, o arriverà il primo oggetto che qualcuno te lo compra e sarai eccitatissimo. Fai le tue prime esperienze. Non correre, okay? Poi, come posso dirti, voglio fare le cose fatte bene già dall'inizio, volendo ci potremmo anche ragionare sopra, okay? Però io non ti dirò mai, anche durante un corso di formazione o sei a qui accanto a me, e ti sto formando, non ti dirò mai: "Per mettere la fotografia clicca qui." Per fare il corso di spedizione clicca qui. Per creare le regole di spedizione che non te lo dirò mai, perché io nei miei percorsi formativi, ma anche nei eBay School, non ho mai spiegato nulla di basico. Ho sempre spiegato come funziona l'algoritmo, come aumentare le vendite, come creare delle impercezioni performanti, come analizzare i dati, come aumentare il fatturato, come scavalcare la concorrenza. Queste sono le mie okay, perciò quello che mi chiedi è semplicissimo, non è complesso. Se poi dici: "Max, per me il mouse è come un topo", ho veramente difficoltà, fatti aiutare da qualcuno. Io cioè non sono la persona giusta, nel senso che non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Non perché per denigrare Vincenzo, attenzione, ma proprio perché per me sono cose che comunque devi imparare a fare perché ti serviranno. E il miglior metodo per impararle a fare è farle. Farle. Perché poi anche per dirti, okay, faccio l'esempio, spiego, come funziona l'algoritmo sul mio percorso formativo, però poi devi metterti lì e andare a verificare che quello che ho detto è giusto. Okay, perciò creerai i tuoi primi test. Guarda, lo possono dire le persone, poi sicuramente forse qualcuno c'è che ha perso il mio percorso qua dentro, diciamo un percorso un po' io sono molto concreto, okay, sono molto diretto, non ci giro intorno alle cose e il modo in cui vado a spiegare le cose anche nei percorsi o personalmente sono: "Facciamo, facciamo", okay? Le cose basilari devi impararle a fare perché saranno, utili giorno per giorno. Imo, abbassa il volume a 0. Okay. Imo ogni tanto rompe le scatole. Okay Antonio, Vincenzo scusami. Mh? Perfetto dai. A me è capitato qualche volta che qualcuno ha preso, un corso, faccio esempio un corso 6 ore,
che era presente durante l'ultimo, ok? Ma non c'è spiegato come aprire un account? No. Non c'è spiegato come fare le regole di spedizione? No. Non c'è spiegato come no. Assolutamente no. Questo è Imo. 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 Abbassa il volume a 0. Imo. Volume mute. Ok. Simpatico, però rompe le scatole ogni tanto. Ti tiene compagnia sulla scrivania. Va bene ragazzi, io ho una call, vi avviso che molto probabilmente faremo un'ultima live, non la settimana prossima, ma l'altra ancora, per chiudere luglio, e poi ad agosto andiamo in vacanza. Ok, io chiudo la mia rilevanza. Io sono cosciente che chiudo la mia rilevanza. Ok? Ci risentiamo poi, ci sentiremo a settembre e vediamo un po' se riapriamo i Bay School, d'accordo? Sì. È stata una bella esperienza e credo che ci siano persone che sono interessate a fare un percorso simile, che è molto interessante. Sì, dai, vado in vacanza, sì. Ma vado in vacanza la settimana prossima io, poi ad agosto ci sono, comunque non posso mollare Elite. Ci sono, però con le live ho deciso di staccare un attimino, anche perché posso rallentare un attimino e fare anche altre cose, stare un po' con la famiglia, ogni tanto ci vuole, se no poi mia moglie... Ok? Va bene, ci becchiamo fra 15 giorni, fate i bravi e rispettate sempre la rilevanza, mi raccomando, mi raccomando. Ciao ragazzi.